Giulio, allora, qui potrei fare una delle mie battute. Facendo felice qualcuno dei Qualche follower che certo, che apprezza il tuo lato. Esatto, quindi siamo Vai. in advance. In advance, siamo in advance, certo, perché noi stiamo cominciando. Allora, da Parigi, questo è parigino questo Parigino, amplificatore. infatti si chiama Advance Paris, una volta si chiamava Advance Acoustics, Esatto. però adesso si chiama Advance Paris. Ma si chiama Paris perché è francese. Perché è francese? Esatto. Perché è francese, che poi ho letto che non stanno a Parigi, ma stanno 30 km fuori da Parigi. Però giustamente vabbè, si chiamano. esatto. Va bene, e ci hanno mandato in prova l'entry level della serie Classic, perché ce ne sono diverse di serie, Sì. però è un bellissimo integrato Esatto. che fa un sacco di cose, ma proprio tante. E tra l'altro Le fa bene. le fa bene, ma l'unica cosa che non fa ti ha reso particolarmente felice, perché non ha la connettività Bluetooth, perché bisogna comprare un modulo, a parte, ce ne sono due, quindi si può scegliere Sì, quale sì, modulo, sì. e quindi non ha la connettività Bluetooth diretta, ma va comprata in opzione, e tu quindi E sei io stato quindi sono felicissimo. stato felice. E non ha neanche la connettività via streaming, cioè non ha la porta Ethernet, non ha la porta Wi-Fi, ma tutto sommato va bene così. Va bene, ma ne parliamo fra poco. Subscribe, campanella, ciao! Ciao! Allora Giulio, c'è una cosa molto seria che ha questo amplificatore. Sì. La cosa più importante, Sì. i V-meter. Il V-meter. I V-meter, che a me piacciono tanto. Allora, ti dico anche cosa. Sì. Che sul sito di Advance Paris, Sì, nei vari prodotti, ci sono i tag che caratterizzano Sì. ogni prodotto. I tag di questi sono Tube, V-meter, quindi riassume in essenza quello che vediamo qui davanti. Esatto. Tube e V-meter. esatto. La vogliamo dire subito? Allora, diciamo. è un amplificatore ibrido, come del resto ibrido è il nostro Copland che sta qua sotto. Questo per dire che non sono gli unici due ibridi al mondo, ma la soluzione ibrido per il preamplificatore e stato solido per il finale, insomma, è una cosa che ha fatto scuola, ce ne sono tantissime e questo non fa eccezione. Monta una coppia di ECC 81, Sono preparato. 12 AU7 è l'equivalenza, Che non si possono cambiare, quindi. che non si possono cambiare, ma non si possono cambiare anche a ragione, durano talmente tanto che sicuramente, insomma, Non è che non si possono cambiare, non è facile cambiarle perché sono dietro, poi probabilmente lo vedremo nello sventramento, dietro un contenitore. un sarcofago, Un sarcofago, contenitore sì. in alluminio, e quindi non si possono cambiare. Ma vogliamo dire una cosa in merito a questo contenitore sarcofago in alluminio? Dilla. La dico. Perché, secondo me, lo hanno fatto? Perché? Perché volevano conferire all'estetica di questo apparecchio questo look così lucine e lucettine Luce e ombre, varie, insomma. luce e ombre. Ora il problema qual è? Che le ECC81 del loro non si illuminano granché. Quasi per niente. Quasi per niente, cioè non sono come le 845 che certo. quelle Questo proprio valore di potenza, cioè, scorrono le devi altri andare a guardare col microscopio per renderti Sì. conto che il filamento è acceso. Quindi che hanno fatto? Hanno fatto questo sarcofago metallico in alluminio e ci hanno messo due LED. Esatto. Diciamo una soluzione un po' da albero di Natale, Sì, secondo che me. molti costruttori fanno, alcuni ancora peggio di questo, mettendolo sotto. Perché quando mettono sotto il LED è veramente una cosa brutta. Una cosa che non ed si è può ancora più guardare. brutta quando il LED puoi scegliere il colore, che lo Sì. fai verdolino, Sì, giallino, qui dobbiamo bluetto. dire che è vero che hanno fatto tutta questa giostra, però hanno anche utilizzato una luce che è la stessa identica Di una valvola. Di una valvola, quindi glielo Se uno perdoniamo. non lo sa ci casca. Ci casca, glielo perdoniamo. Glielo perdoniamo. Subito accanto si trovano questi due V-meter che non sono disegnati come abbiamo visto ad esempio sull'Eversolo, No, ma sono veri. veri. Quindi ci stanno i motorini elettrici che fanno zu. Io li ho apprezzati moltissimo per un motivo. Sì. Allora, esteticamente non sono il massimo, a me non piacciono, non mi fanno impazzire dal punto di vista estetico, ma hanno un circuito di pilotaggio molto intelligente, quindi che si chiama doppio logaritmico, perché che cosa fa? Con il segnale più basso fa muovere parecchio
l'ago, perché altrimenti si muoverebbe pochissimo e quindi sarebbe impossibile vederlo, e poi man mano che la potenza sale quest'ago si muove sempre di meno e quindi arriva correttamente a fondo scala, per cui non c'è bisogno della classica regolazione meter che molte elettroniche hanno, perché alcuni hanno per 1, per 2, proprio per questo motivo, ma sono pilotati da un circuito che devo fare i complimenti, dà la giusta importanza al V-meter. Personalmente, per quel che mi riguarda, al di là di questo aspetto tecnico, io li avrei preferiti con un fondo chiaro. Magari sono eccessivamente tradizionalista, però a me questo fondo nero con questa estetica, diciamo, violetto, blu elettrico, mi fa tanto film di fantascienza anni 90 che non è che proprio mi faccia impazzire. Magari li avrei fatti un po' più piccoli con il fondo chiaro, ma questo gusto personale, quindi vale quel che vale, ciò e niente. Passiamo alla sostanza. Alla sostanza, qua c'è un aspetto interessante della sostanza, poi dopo parliamo della molteplicità delle connessioni. C'è un interruttorino dietro dove c'è scritto iBias e lo leggo perché è il primo Advance Paris nel quale mi imbatto, che è una cosa che questa azienda utilizza. Che cos'è iBias? Serve per aumentare la corrente di riposo dei transistor e far quindi in modo che la regione di amplificazione in classe A sia piuttosto cospicua. Quindi è come se questo amplificatore lavorasse prevalentemente, diciamo, in classe A, tenuto conto che normalmente un amplificatore non lavora molto nella regione, diciamo, di piena potenza, ma lavora moltissimo nella regione dei watt iniziali. Questi watt iniziali, che non sono riportati, ma possiamo stimare che siano 5, 7, qualche cosa del genere. Non è che scaldicchia, ma non è che scalda più che tanto, però 5-7 watt sono 5-7 watt in classe A e questo comunque mi è sembrato un discorso interessante. Anche perché noi gli ascolti, ma poi ovviamente ne parleremo nella sezione dedicata, li abbiamo fatti tutti con iBias. Con iBias. Ora loro ti dicono, attenzione, in posizione iBias lasciate ampio spazio perché l'amplificatore scalda molto, ma insomma non mi sembra che scaldi molto. Forse non hanno idea di quanto scalda un classe A. Un classe A, va bene. Ok. Lato connettività è impressionante e adesso state vedendo in overlay il pannello posteriore. Cioè, ci sono in totale, cioè se proprio uno volesse riempirli tutti e utilizzarli tutti gli ingressi, 14 cose che uno può collegarci. Ora è evidente che uno non ce le collegherà 14. Certo, poi ecco, il quante cose si possono collegare lo vediamo poi nello sventramento. Sì, certo. Però comunque, per esempio, c'è l'HDMI ARC. Esatto, quindi ci puoi anche collegare un televisore. Addirittura c'è la capacità dell'ingresso fono su 3 posizioni. Quindi c'è un ingresso fono MM, però la possibilità di regolare il carico capacitivo su 3 posizioni, che è una piccola raffinatezza che effettivamente abbiamo apprezzato collegandoci il giradischi, la possibilità di settare in maniera appropriata il fonoриvelatore a magnete mobile, che peraltro è quello che noi utilizziamo, una Ortofon M2 Bronze. 2M Bronze. Esatto, 2M Bronze, che ha suonato infatti in maniera assolutamente gratificante. 2 uscite subwoofer e 2 uscite per le casse. E 2 uscite per le casse gestibili separatamente. I subwoofer sono tagliati a 400 Hz. E non c'è il filtro, ovviamente, il filtro passa alto. No, li tagli a 400 Hz, poi le regolazioni te le fai sul sub. 2 HDMI, perché l'altra HDMI serve per il quadro S. Alta raffinatezza, perché ad esempio puoi collegare un DAC di questi più recenti, abbiamo visto ad esempio gli SMSL se non ricordo male, che escono, o l'Eversolo, che escono in quadro S e quindi
lui ha la possibilità di gestire quel tipo di Esatto. segnale. Quindi che volete di più dalla vita? Nel DAC c'è un Sabre ESS 90. Perché c'è un DAC a bordo, non l'abbiamo sì, detto, è c'è vero. c'è un ampio parco di ingressi Ma mi digitali. permetta. Sì, vabbè, sì, era implicito. Era implicito. Era Me lo permetta Ma questo. certamente. Manopola del volume con encoder Encoder rotativo, rotativo, che fa un sacco di cose. un sacco di cose. Le vogliamo far vedere, le vogliamo dire o dopo? Le facciamo vedere in overlay, mentre le diciamo. Mentre le diciamo, vai. Sì, allora questo fare un sacco di cose, Sì. che sono ad esempio i controlli di tono, per dire delle cose relativamente poco utili, quantomeno per quello che mi riguarda, ma molto utile la selezione degli ingressi, a maggior ragione per un apparecchio che di ingressi ce ne ha così tanti. La selezione degli ingressi, siccome come vedete il pannello frontale in plexiglass non ha sostanzialmente nulla, tranne appunto questo encoder e l'accensione e lo stand-by E l'uscita cuffia, imperdibile uscita cuffia, e lo si fa attraverso questo oggetto che può essere schiacciato e quindi a seconda di quante volte lo schiacci fa determinate E funzioni, si vede un po' scomodo. E si vede sul display che sta qua. Esatto, c'è questo piccolo display che insomma riporta via via lo stato operativo dell'encoder. Molto più facile Farlo col telecomando. col telecomando. Che Ben non fatto. è il solito telecomando così, ma è un telecomando ben fatto, simil laccato nero, abbastanza ben disegnato dal punto di vista ergonomico, un po' grande, ma del resto le funzioni sono tante. Non è Le che- funzioni sono tante e tra l'altro questo telecomando è in grado di pilotare eventuali altri apparecchi di Advanced Paris, per cui per forza di cose di bottoni ce ne deve avere Certamente. tanti. Vogliamo dire che Advanced Paris fa, oltre agli amplificatori, Fa streamer, amplificatori mono, amplificatori finali stereo, diffusori e qualche accessorio davvero interessante che mi ha stimolato. uno ti è piaciuto tanto. Allora, c'è due declinazioni diverse con due pin che escono maschio Sì. e che si inseriscono direttamente dentro a un ingresso AUX e fanno il Bluetooth. Esatto. In realtà poi questo qui ha un suo modulo specifico dedicato che si Bravissimo. attacca Che su si una attacca presa dietro specifica. Su una presa specifica che è uno zoccoletto a 16 poli a due file, quindi è fatto apposta. Sul sito dell'Advance trovate proprio l'accessorio Bluetooth sia normale che aptX HD, ma se per caso volete dotare il vostro vecchio amplificatore di un ingresso Bluetooth potete comprarvi questi modulini della Advance che mi convincono particolarmente. Sì. Ultima annotazione, Sì. poi veramente mi taccio e già sto dicendo una bugia perché ho già pensato a un'altra cosa, ma va bene, Va sono bene, due. sì. E l'amplificatore è grande. Sì. L'amplificatore è grande perché 43 è la larghezza è quella standard, ma è alto 17,5. Ora è una cifra stilistica dell'Advance perché se scorrete il catalogo sono tutti quanti belli massicci e belli grossi. Cioè dimenticate l'approccio minimal che ci può avere ad esempio Wim, no? Questi Certo. cinesi che sono Ma votati anche SMSL, al topic, quelli piccoli. Questo è grosso. Questo è grosso, questo non fa nulla per nascondersi. Beh, ma del resto il tipo di layout li ha costretti, lo vedremo nello sventramento, a mettere il trasformatore toroidale per verticale, non per orizzontale, quindi siccome per 130 watt a canale ci vuole un trasformatore toroidale grosso e poi fa anche l'alimentazione dei tubi, il servizio, fa tutto quello che deve fare, ovviamente è grosso e quindi dovevano farlo per forza alto, non è che c'era... E secondo me poi da cosa nasce cosa, visto che lo dovevi fare alto, a questo punto avevi lo spazio per metterci i tubi e i V-meter e a quel punto perché non farlo? Il risultato secondo me allora è discutibile, però sono sicuro che incontrerà il favore di molti appassionati. Questo look un po' da, come dire, austero, così scuro, c'è solo di questo colore qui, non c'è disponibilità di altri colori. È particolare perché se ci pensi è in plexiglass e normalmente sono in alluminio, ha queste
questo colore di V-meter un po' diverso dal solito, perché come tu hai detto ha proprio un'illuminazione verso il celeste e non verso l'ambra, quindi Sì. è tutto molto... Ci perdonerete, lo diciamo chiaramente, per il fatto che non vedete i V-meter nel loro fulgore, perché abbiamo tenuto la pellicolina per il trasporto davanti, oltre che per evitare di graffiarlo, anche perché senza sarebbe diventato infotografabile, cioè Certamente. avremmo fotografato noi stessi specchiati. Esatto, però Giulio c'è una cosa molto importante da dire, Vai. che il prezzo di acquisto è poco sotto i 2.000 euro e io non ho, cioè, difficilmente nella mia carriera ho incontrato un apparecchio da meno di 2.000 euro in classe AB con questo tipo di alimentazione che fa tutte queste cose. Ne fa veramente tante. Ne fa veramente tante e possiamo cominciare a spoilerare che le fa bene, cioè è un apparecchio che suona bene e francamente a questa cifra qui tanto di cappello. Il rapporto qualità-prezzo sinceramente gli puoi dire quello che vuoi, cioè che magari i V-meter potevano essere più piccoli, però la ciccia, la sostanza c'è tutta. Tra l'altro, se proprio vogliamo dirla, e se può essere un parametro indicativo da considerare nel rapporto qualità-prezzo, di tutti gli amplificatori che noi abbiamo provato in questa fascia qua, nessuno aveva questa ricchezza di connessione. Pazzesca. Sì, pazzesco. Ripeto, non è che uno nella vita deve avere necessariamente 14 cose da attaccarci, però ci stanno. Ti può capitare, vuoi fare una festa, c'è all'ingresso USB dietro che prende la pennetta e tu col player puoi fare il replay e quindi sentirti la musica per tutta la sera senza stare a toccare niente. E queste sono tutte piccole cose che però fanno la differenza. Certo, tu sai quando ha cominciato a operare la Advance? Acoustics, perché all'epoca si chiamava Acoustics? Nel 2000. Prima, nel 95. Nel 95, vedi. Facendo dei diffusori. Loro hanno iniziato con i diffusori a Tolosa, poi intorno al 2002 hanno cominciato a studiare di ampliare la proposta, quindi gli amplificatori. Il primo è del 2004 e poi via via, ovviamente delocalizzando la costruzione in Cina, questo è evidente perché sennò questo tipo di prezzi non sarebbero praticabili, via via hanno fatto questo catalogo che vi consiglio di andare a vedere, tra l'altro in descrizione avete il link per andarci, fanno un sacco di cose interessanti. Benissimo. Ma è arrivato il momento dello sventramento, sono pronto, già tremo, ma vi dico una cosa, io ce l'avevo un po' aperto. Dai, oramai c'è lo spoiler dello spoiler dello spoiler. No, beh, un pochino così, ero curioso, va bene, a tra poco, ciao. Allora Giulio, non mi sono riuscito a stare fermo e quindi ho smontato una piccola scheda sopra, che è la scheda per l'ingresso HDMI. Esatto. Ok. Che è questa che io vedo appoggiata? Sì. Ah, ok. Eccola qui. Perché volevo far vedere... Perché del suo questa sarebbe invece in posizione, vabbè, corrispondente. Sei troppo curioso per ai due buchini. Esatto, sarebbe qui. Ok? Ok, sì. Però l'ho tolta perché così facciamo vedere ai nostri amati follower la scheda digitale. La schedona digitale che sta sotto. Questa qui, esatto. Allora, questo è il DAC che è l'ESS 9018 e però ho studiato e ho letto che ha subito varie trasformazioni questo amplificatore, perché prima c'aveva la KM, poi la KM per un certo periodo non ha più prodotto e quindi loro hanno sostituito col Sabre. Ingressi digitali, ottico coassiale USB e uno zoccolo per un'opzione Bluetooth che però non è presente, a meno che non gli si metta successivamente. Ok? Quindi lato ingressi digitali abbiamo ottico 1, 2, 3, eccolo qua, coassiale, il wireless digital module che dici tu, poi abbiamo un USB audio e poi un USB A al centro e poi c'è un ulteriore USB marcata update, quindi per evidentemente gli aggiornamenti perché di servizio. Non può fare OTA perché non ha l'ingresso Ethernet, no? Giusto, non ha l'ingresso Ethernet. Poi ci sono i trigger e poi sotto c'è tutta, già che ci stiamo, facciamo tutto quanto. Abbiamo la fila dei sub out, amp in, pre out, rec out, quindi massima flessibilità lato utilizzazione dell'amplificatore. Poi
degli ingressi linea e ce ne abbiamo 1, 2, 3 e 4, uno marchiato CD e poi addirittura abbiamo un fono MM Esatto, con la possibilità di regolazione del carico. esatto. 100, 200, 320 picofarad. Doppia coppia di morsetti di uscita, Esatto. eccoli qua, che accettano banane e forcelle. Sì, questi sono, io non l'ho mai visti, sono loro, credo. E quindi, come tu hai giustamente detto, qui ci sono le uscite con gli 8 binding post, scheda digitale l'abbiamo vista, con alimentazioni apposta, quindi entra il trasformatore di alimentazione, da qui il grosso trasformatore toroidale, ma ci torneremo dopo, e poi ci sono i due stabilizzatori per le varie tensioni necessarie per alimentare la scheda. Adesso sposto questa scheda e poi ti giuro che la rimonto, ok? Sì, non ce la dimentichiamo No, a non ce ciondoloni. ne dimentichiamo ciondoloni. E arriviamo verso le sezioni di amplificazione, perché qui sotto c'è tutta la scheda di amplificazione di potenza. 4 condensatori da 6800 microfarad, Sì. 4 dispositivi attivi per ogni canale, quindi a 2 in parallelo, dissipatore del ponte raddrizzatore, che è questo, Sì. ponte raddrizzatore di tipo tradizionale. E poi qui abbiamo una cosa molto interessante, caro Giulio, perché questa è la scheda, a parte questa parte qui, è la scheda di preamplificazione solamente dei tubi. Del resto la scheda c'è scritto anche tube preamp, PCB. PCB. Esatto. E infatti qua possiamo vedere right in, left in. Ce la facciamo inquadrarlo? Sì. Esatto, questi sono gli ingressi che vengono dalla scheda di ingressi e preamplificazione, infatti questo è questo filo qui, passano per i tubi che stanno qua dentro, Racchiusi dentro quella sorta di sarcofago. esatto, e poi escono qua, infatti qua c'è scritto L out, R out, escono e finiscono nelle schede di Nelle schede. amplificazione. Perfetto. Quindi è proprio una vera e propria sezione a tubi che introduce, non lo sappiamo se guadagno 1, quindi buffer, diciamo Buffer linea. buffer linea che serve solo per introdurre il tube sound, oppure Guadagna concorre, qualcosa. esattamente, concorre alla preamplificazione. Trasformatore toroidale, arriviamoci che è una bistecca da 15 cm di diametro, è veramente enorme. Enorme. Vedo che ha una cospicua quantità di avvolgimenti. E certo, questi sono gli avvolgimenti di ingresso e infatti arrivano dalla vaschetta. Esatto, dalla vaschetta. Notare tra l'altro che c'è un bel filtro dopo la vaschetta, quindi vuol dire che c'è anche particolare attenzione alle interferenze RFO, quindi entra qui dentro 110 220 e poi qui ci sono tutti gli avvolgimenti di uscita che sono, eccoli qua, blu, verde e nero, che sono questi che è per l'amplificazione di potenza, e poi ci sono tutti questi qua sotto che sono sia per le sezioni digitali che per la sezione buffer a valvole. Ok. 2 schede con il V-meter che vediamo, eccolo qua lo strumentino, Sì, ecco qua lo vediamo molto meglio. e sotto c'è la cosa che a te piace di più di tutti di questo amplificatore, giusto? L'amplificatore cuffia. Esattamente, che non è sfioccato dall'amplificazione di potenza, ma bensì è un amplificatore cuffia completamente separato. Dedicato. Ok, adesso però rimontiamo e facciamo vedere il pannello frontale acceso, così Certamente. vediamo anche tutte le luci che ci sono dietro. A tra poco. A tra poco. Probabilmente la luminosità sarebbe differente se noi togliessimo la pellicolina protettiva davanti al display, che è tutto completamente di, diciamo, plastica trasparente. Queste valvole hanno una lieve illuminazione posteriore. Quindi non pensate che sia il bagliore della luminescenza della valvola, e sono illuminate da dietro. Esatto, poi sono anche accese, ma sono illuminate da dietro. 2 V-meter che come gusto a me non è che proprio mi fanno impazzire, tu sai quanto sono fan dei V-meter. Dei V-meter. Allora, questa manopola invece, tu la stai inquadrando qui, Sì. serve per regolare il volume
e c'è questo bel display a matrice di punti, oppure si schiaccia e si sceglie l'ingresso. Questo ovviamente si può fare anche da telecomando. Da telecomando, esattamente. E quindi poi protezioni left e right, height bias, Esatto, cuffia e accensione. Guarda, soltanto una cosa, Sì. perché poi forse diciamo dopo magari diventa complicato nell'altra sala farlo vedere Sì. da questa distanza. Sì. Mi selezioni per cortesia nella fila più in basso USB, Nella fila più in basso USB, te lo seleziono, certo. loading, Sì. perché dietro gli abbiamo messo un pendrive e vedete, lui adesso si sta Dire Straits 6 Blade Knife, ma tanto quanto se tu con i tasti quelli del CD in alto Sì. schiacci traccia successiva, Eccola. va alla traccia numero 2. Ora è Credo, vero che sì. è un po' farraginoso come sistema, però comunque diciamo che utilizzando un pendrive e il telecomando si può ascoltare il contenuto Sì. del pendrive in maniera tutto sommato relativamente È efficace. molto comodo, io posso mettere il repeat, eccolo qua che l'ho inserito, Ah, vedete? ecco. Cioè, completamente tolto, repeat all, repeat solamente la traccia, e io quindi posso farmi la mia festa con la mia pennetta senza più pensare all'amplificatore. Molto comodo questo, È comodo, sì. estremamente comodo. Va bene, poi per il resto delle caratteristiche le vediamo in sala d'ascolto. Adesso però, Giulio, andiamo all'ascolto di questo amplificatore. Perché io sono tanto curioso, anche perché Anche io, sì. la nostra simpatia per gli ibridi è nota, quindi nota, andiamo quindi- a vedere, andiamo a Ciao. sentire, anzi. Ciao. Allora, faccio cominciare te, perché sennò io dico subito. Che ti è piaciuto? Vabbè, cominci tu. Cominci tu. Allora, vado direttamente al sodo, magari ti chiedo di abbassare un filino agli il ordini. nostro amico Danilo Rea. Sì. Così va bene? Va benissimo, va benissimo. Molto bene. Dunque, dicendo che andiamo proprio al suono di questo amplificatore che abbiamo provato con l'ingresso linea, con il suo DAC interno e con l'ingresso fono. Io direi che grosso modo non ci sono, e questo è un pregio, delle disparità evidenti fra i tre ingressi. Sì. Invece mi sembra che ci sia una sostanziale omogeneità di comportamento. È un amplificatore generoso, questo mi sento di dirlo. I suoi 130 watt su 8 ohm e mi pare di ricordare che sono 160, 180 su 4 si sentono, nel senso che ha una notevole capacità di spinta, e lo abbiamo provato con le Indiana Line Tesi 6 e lo abbiamo provato con le Opera, prima V2, e in entrambi i casi i diffusori hanno proprio suonato in maniera piena, forte, si sentiva che non c'era la benché minima esitazione a farli andare. Timbricamente non immaginatevi, per chi conosce questo tipo di come posso dire, connotazioni geografiche tradizionali, non immaginatevi un suono alla francese. Non predilige quell'apertura, quelle tonalità brillantine, argentine che tante volte capita di sentire con gli amplificatori. D'Oltralpe. Questo forse anzi è un po' il contrario, cioè suona corposo, a tratti anche un pochino tendente all'ambrato, e non è iper dettagliato, questo mai. Però spinge tanto. Mamma mia. Spinge tanto, cioè è emozionante, riesce ad emozionarti, e riesce a farlo con questa registrazione di pianoforte dal vivo del nostro amico Danilo Rea, ma tanto quanto prima ascoltavamo, sempre con Danilo Rea, Fiorella Mannoia che interpretava quella traccia famosissima di Vasco Rossi, Selli, dal vivo, è bellissima, emozionante, uno stage ampio, con gli strumenti al posto giusto, con le timbriche giuste, e mi torna in mente la batteria che lì gioca un ruolo di primo piano, veloce, ben scandita, profonda. Soprattutto asciutta.
Bravo, asciutta. Asciutta, il suono di questo amplificatore è un suono asciutto, ma non quell'asciutto tendente allo stitico, diciamo, Sì. al troppo tirato, ma il giusto timing della batteria. La batteria che ho sentito con Selly, e non è stata l'unica traccia che abbiamo sentito con una prevalenza di batteria, era una batteria tendente al reale, che è molto difficile ottenere un suono di batteria che ti faccia sentire perfettamente le percussioni una appresso all'altra, e questo sia siamo lì con le Opera che soprattutto con le Indiana Line, che non dimentichiamo hanno ben 3 woofer da 13 cm, ma l'Advance non ha fatto una piega e ha mantenuto perfettamente questa connotazione sonora anche a volumi estremamente alti. A me è piaciuto proprio tanto. Sì, sì. È più un amplificatore rock che un amplificatore da classica, forse. Sì, forse sì. Devo dire che questo Advance, anche se esteticamente non mi fa impazzire, lo consiglierei. Sì, Ecco, lo consiglierei, a maggior ragione rispetto appunto a un prezzo di acquisto veramente molto conveniente. È una delle poche volte in cui mi ritrovo a fare degli appunti che sono non di carattere sonico ma di carattere ergonomico. Non mi piace granché l'interfaccia, questo sì, però è pur vero che santo telecomando, con il telecomando fai tutto, lo fai in maniera estremamente efficace, quindi tenderei a dimenticarmi la possibilità di gestirlo attraverso l'encoder del volume, perché quello francamente è piuttosto scomodo. Possiamo considerare un difetto il fatto che non abbia la connettività Ethernet o Wi-Fi? No, perché evidentemente risparmiando su quella caratteristica che è facilmente implementabile mediante un DAC esterno, sono riusciti a fare un amplificatore ben suonante che comunque resta nella graduatoria dei desideri al primo posto, deve suonare bene. C'è un amplificatore da 130 watt, ha una board digitale con qualsiasi ingresso tu voglia, ha un fono addirittura con la capacità regolabile, è ibrido, Sì. ha anche la possibilità dell'high bias e quindi puoi sentire ancora meglio. Ma che altro vuoi? Se tu sommi queste cose e cerchi di andare a comprare oggetti che fanno queste cose separatamente, spendi molto di più, soprattutto perché a me mi è proprio piaciuto come suona. Sì. A me mi è piaciuto. Va bene. Quindi, primo contatto con Advance, insomma, ci ha convinto. Sì, ci ha convinto, quasi sarei curioso di provare un finale. Sì. A quello che però ci siamo dimenticati, non nello sventramento ma adesso, l'unica cosa è che c'è anche l'ingresso XLR, che però non vi consiglierei di utilizzare perché l'amplificatore è completamente sbilanciato e quindi ovviamente l'XLR ha uno sbilanciatore, ma c'è anche quello, quindi se vi capita di avere qualcosa solamente in XLR, c'è anche quell'opportunità. C'è anche quello, sì. Va bene, allora subscribe, campanella, social, sito. Seguiteci e... no, niente. Stavo per dire buona Pasqua, ma la Pasqua è passata. È vero, la buona fatta Pasqua, speriamo che non abbiate mangiato troppo. Troppe colombe e troppi uovi, anche se la cioccolata è talmente aumentata che io, quasi non mi ci accosterei a un uovo di Pasqua. Ciao! Ciao!